Lezione 1. Un regalo premuroso. Ho visto quel bellissimo dipinto che hai, è davvero qualcosa. Grazie. Me lo ha regalato un'amica e spero davvero che l'abbia visto appeso al muro. Sono sicuro che sarebbe entusiasta di vedere quanto lo apprezzi. Lo penso anch'io. Aggiunge un tocco di colore così adorabile al mio soggiorno. Questo è ciò che fanno i grandi doni, danno vita a uno spazio e creano ricordi. Esattamente. Adoro il modo in cui l'arte può raccontare una storia senza dire una parola. Lo fa davvero. Pensi che l'abbia scelto con un significato specifico in mente? Lo spero. Me lo fa apprezzare ancora di più quando c'è un pensiero dietro. È meraviglioso avere amici che capiscono così bene i nostri gusti e interessi. Lezione 2. L'importanza del supporto. Sai, avere amici e una famiglia che ti sostengono fa davvero la differenza nella vita. Hai ragione. È sorprendente quanto l'incoraggiamento possa aumentare la nostra fiducia. Quando sappiamo che gli altri fanno il tifo per noi, ci dà la forza di affrontare le sfide. Esattamente. Mi sento molto più motivato quando so di avere un solido sistema di supporto. È come avere una rete di sicurezza che ci permette di correre rischi e perseguire i nostri sogni. Sì, ed è confortante sapere che non siamo soli nelle nostre lotte. Le persone di supporto possono aiutarci a vedere il nostro potenziale quando non riusciamo a vederlo da soli. Decisamente. La loro fiducia in noi spesso illumina la strada da seguire. E favorisce un senso di appartenenza così essenziale per il nostro benessere. Lezione 3. Elementi essenziali per il viaggio. Mentre ti prepari per il tuo viaggio, non dimenticare di considerare le piccole cose. Tipo cosa? Un adattatore da viaggio per i tuoi dispositivi elettronici è essenziale, soprattutto se vai all'estero. Buona idea. Spesso dimentico quanto possano essere diversi gli sbocchi in altri paesi. E anche una serratura per i bagagli è importante per la tranquillità. Hai ragione. È meglio prevenire che curare quando si tratta delle nostre cose. Esattamente. Avere queste cose in ordine può rendere l'esperienza di viaggio molto più agevole. Inoltre, ci consente di concentrarci sul goderci il viaggio piuttosto che preoccuparci della logistica. Esattamente. La preparazione è la chiave per un'avventura memorabile. Lezione 4. Tracciamento delle borse. Quando si viaggia, è sempre bene sapere dove sono i propri bagagli. Assolutamente. Di solito ci danno un numero di riferimento per tracciare i nostri bagagli online. Questa funzione è così utile, allevia molta ansia per il bagaglio smarrito. Di sicuro. Sapere dove sono i tuoi bagagli può davvero aiutarti a rilassarti durante i tuoi viaggi. Inoltre, è confortante avere quel livello di controllo sulle tue cose. Esattamente. Mi sento molto più a mio agio quando posso tenere d'occhio le mie cose. La tecnologia ha davvero migliorato l'esperienza di viaggio in tanti modi. Sì, ci permette di concentrarci maggiormente sul goderci il viaggio piuttosto che preoccuparci dei nostri bagagli. Non riesco a immaginare di viaggiare senza queste innovazioni al giorno d'oggi. Lezione 5. Acquistare la casa. Ieri, facendo shopping, ho trovato delle ottime offerte. Oh, veramente?
Grande. Hai visto qualche articolo per la casa in saldo? Sì, c'erano degli sconti fantastici su utensili da cucina e biancheria. Sembra fantastico. Mi potrebbero servire alcune cose nuove per la mia cucina. Dovresti assolutamente verificarlo. Avevano alcune opzioni eleganti che hanno attirato la mia attenzione. Prenderò anche quelli. È sempre bello rinfrescare i nostri spazi abitativi. Esattamente. Inoltre, è bello risparmiare denaro rinnovando le nostre case. Lo fa davvero? Adoro trovare un buon affare. È come una piccola vittoria quando trovi qualcosa che ami a un ottimo prezzo. Lezione 6. Vantaggi aziendali. Nel mondo di oggi, le aziende sono sempre alla ricerca di modi per migliorare. Quali benefici può portare? L'efficienza è fondamentale, può semplificare i processi e aumentare la produttività. Ha senso. Anche la riduzione dei costi rappresenta un vantaggio significativo. Giusto. Risparmiare denaro sulle operazioni può portare a margini di profitto migliori. E una maggiore soddisfazione del cliente può derivare da servizi migliori. Assolutamente. È probabile che i clienti soddisfatti ritornino e consiglino l'attività ad altri. Crea un ciclo di successo in grado di elevare l'intera organizzazione. È affascinante quanto tutti questi elementi siano interconnessi in un business fiorente. Lezione 7. Scelte dei colori. Quando inizi ad acquistare il tuo guardaroba, hai in mente qualche colore specifico? Ottima domanda. Io propendo per toni caldi come il bordeaux e il giallo senape. Sono scelte bellissime. Scoppiettano davvero, soprattutto in primavera. Esattamente. Penso che aggiungeranno un bel tocco ai miei outfit. Hai considerato qualche stile particolare da abbinare a quei colori? Sto pensando ad abiti fluidi e ad alcune camicette eleganti da abbinare. Sembra adorabile. I tessuti fluidi possono essere così comodi ma allo stesso tempo chic. Sono d'accordo. Inoltre, mi dà versatilità per diverse occasioni. È fantastico avere opzioni che possano passare dal casual al formale. Lezione 8. Emozione del gioco. Ultimamente ho pensato di provare alcuni giochi di strategia. Sono ottime scelte. Possono essere così stimolanti ed emozionanti. Adoro il modo in cui ti fanno pensare in modo critico e pianificare in anticipo. Sì, è come un allenamento mentale pur divertendosi. Esattamente. È gratificante vedere le tue strategie ripagare nel gioco. Inoltre, spesso incoraggiano il lavoro di squadra e la comunicazione, il che è un vantaggio. Assolutamente. È un ottimo modo per legare con gli amici mentre coinvolgi le nostre menti. Non vedo l'ora di esplorare insieme alcuni nuovi giochi, sembra uno spasso. Organizziamo presto una serata di gioco. Non vedo l'ora. Lezione 9. Eroi improbabili. È affascinante come una famiglia possa cambiare la percezione, anche se l'eroe ha una dubbia reputazione. Infatti, l'interesse della storia risiede spesso nella complessità delle loro relazioni.
Giusto. Evidenzia come l'amore e la lealtà possono esistere anche in circostanze difficili. Esattamente. Ti fa dubitare di ciò che definisce un eroe in primo luogo. Alcuni potrebbero considerarli dei criminali, ma le loro motivazioni possono essere radicate nei legami familiari. Sì, e aggiunge livelli alla narrazione che mantengono coinvolti gli spettatori. Apprezzo le storie che esplorano le aree grigie della moralità e dell'etica. Lo stesso qui. Ci spingono a pensare in modo critico ai nostri valori e alle nostre scelte. È straordinario come la narrazione possa provocare riflessioni così profonde sulla natura umana. Lezione 10. Racconti di Pond Inlet. Sai, se mai visiterai la Brock University a St. Catharines, Ontario, sentirai parlare di Pond Inlet. È emozionante. Cosa rende Pond Inlet così speciale? È un hub centrale per gli studenti, è dove tutti si riuniscono per socializzare e rilassarsi. Posso immaginare che debba essere un luogo vivace, pieno di vita ed energia. Esattamente. L'atmosfera è sempre piena di conversazioni e risate. Sembra un ottimo posto per fare nuove amicizie e connessioni. Decisamente. È come il cuore della comunità del campus. Adoro il modo in cui le università creano spazi così dinamici in cui gli studenti possono interagire. Sì, e Pond Inlet è una parte essenziale dell'esperienza universitaria lì. Lezione 11. Destinazioni da sogno. È emozionante. Dove pensi di andare per la tua prossima vacanza? Io propendo per le Maldive, sembra assolutamente sbalorditivo. Le Maldive sono una scelta davvero meravigliosa. Le acque cristalline sono mozzafiato. Lo so. Inoltre, i bungalow sull'acqua sembrano un sogno diventato realtà. Sembra il posto perfetto per rilassarsi e distendersi. Esattamente. Già mi immagino sdraiato sulla spiaggia con un buon libro. Sembra paradisiaco. Ci sono attività specifiche che vuoi provare? Mi piacerebbe fare snorkeling ed esplorare la vibrante vita marina. Sarebbe fantastico. Lo scenario sottomarino deve essere incredibile. Lezione 12. Gestione delle attività. Come stabilisci la priorità dei tuoi compiti quando hai una giornata impegnativa davanti? Di solito li organizzo in base all'urgenza, mi aiuta a rimanere concentrato. Questo è un approccio intelligente. Garantisce che i compiti più importanti vengano svolti per primi. Esattamente. Trovo che riduca lo stress quando ho un piano chiaro in atto. Utilizzi strumenti o app particolari per aiutarti in questo? Mi piace utilizzare un semplice elenco di cose da fare, ma a volte mi affido anche ai pianificatori digitali. Sono ottimi strumenti. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te. Sì, e adattare i miei metodi secondo necessità mi mantiene efficiente. È impressionante come un'organizzazione efficace possa trasformare la nostra produttività. Lezione 13. Routine di fitness. Che tipo di esercizi hai fatto ultimamente per mantenerti in forma? Ho incorporato un mix di allenamento cardio e di forza nella mia routine. Sembra equilibrato.
Il cardio è ottimo per la resistenza, mentre l'allenamento della forza costruisce i muscoli. Esattamente. Mi sento come se diventassi più forte e più sano ogni settimana. È stimolante ascoltarlo. Hai un allenamento cardio preferito? Mi piace molto correre, mi schiarisce la mente e migliora il mio umore. È fantastico. Correre può essere un'esperienza davvero liberatoria. Sì, e adoro il modo in cui mi permette di esplorare nuovi sentieri e parchi. È un modo meraviglioso per combinare l'esercizio fisico con il godersi la natura. Lezione 14. Aggiornamento mattutino. Sembra rinfrescante. Cosa fai solitamente per iniziare la giornata? Ho cercato di incorporare i frullati nella mia routine mattutina. I frullati sono un ottimo modo per fare il pieno di sostanze nutritive e sentirsi pieni di energia. Esattamente. Adoro sperimentare diversi tipi di frutta e verdura. Hai una combinazione preferita? Mi piace un mix di spinaci, banana e una spruzzata di latte di mandorle. Sembra delizioso. È un ottimo modo per far entrare i tuoi green. Sì, e sicuramente mi aiuta a iniziare la giornata in modo più sano. Dovrei provarlo. Sembra un modo semplice per potenziare la mia mattinata. Lezione 15. Ritiro dei biglietti. Pagherò i biglietti con la mia carta. Posso ritirarli in stazione? Sì, di solito è così che funziona. Basta presentare la tua conferma. Grande. È conveniente ritirarli subito prima di salire a bordo. Esattamente. Risparmia tempo ed evita la fretta dell'ultimo minuto. Lo apprezzo, rende l'esperienza di viaggio molto più fluida. Di sicuro. In più, ci permette di goderci il viaggio senza stress. Non vedo l'ora di fare questo viaggio ancora di più adesso. Anche io. Sarà un'avventura piena di grandi ricordi. Assolutamente. Assicuriamoci di avere tutto pronto prima di partire. Lezione 16. Avventura escursionistica. Perfetto. Sembra che siamo pronti per una fantastica avventura escursionistica questo fine settimana. Non vedo l'ora. I sentieri dovrebbero essere bellissimi in questo periodo dell'anno. Sì, e ho sentito che la vista dall'alto è assolutamente mozzafiato. Sembra fantastico. Adoro una bella escursione che offra paesaggi mozzafiato. Anche io. È il modo perfetto per connettersi con la natura e rilassarsi. Concordato. Inoltre, è un ottimo allenamento senza sembrare un compito ingrato. Esattamente. C'è qualcosa di rinfrescante nello stare all'aria aperta e respirare aria fresca. Sono così entusiasta di esplorare nuovi sentieri e godermi i grandi spazi aperti. Portiamo con noi degli snack e molta acqua per mantenere alta la nostra energia. Lezione 17. Attrazioni di Parigi. Sono totalmente d'accordo. Dovremmo anche esaminare le attrazioni imperdibili di Parigi mentre siamo lì. Assolutamente. C'è così tanta storia e cultura da esplorare in città. La Torre Eiffel è un classico, ma mi piacerebbe dare un'occhiata anche al Louvre. Sì,
La collezione d'arte è semplicemente impareggiabile. E dobbiamo passeggiare lungo la Senna, è un'esperienza così romantica. Decisamente. Posso immaginare di scattare bellissime foto lungo le sponde del fiume. Inoltre, i bar nelle vicinanze saranno perfetti per una piccola pausa. Posso già assaggiare i croissant e sorseggiare un caffè. Sembra che avremo un viaggio indimenticabile pieno di esperienze straordinarie. Lezione 18. Hockey femminile. Giocare a hockey per divertimento è fantastico, ma è sorprendente vedere ora l'hockey femminile riconosciuto come sport ufficiale. Sono d'accordo. Il fatto che sia incluso nelle Olimpiadi invernali è un enorme passo avanti. Lo è davvero. Mette in mostra il talento e la dedizione delle atlete. Sì, e ispira le ragazze a praticare sport ed essere attive. Esattamente. È ora che le donne ricevano lo stesso riconoscimento nello sport degli uomini. Mi piace che sempre più persone stiano iniziando ad apprezzare l'abilità coinvolta nell'hockey femminile. E la passione che questi atleti mettono nel gioco è davvero stimolante. Assolutamente. Crea un senso di comunità e supporto tra tifosi e giocatori. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà questo sport nei prossimi anni. Lezione 19. Divertimento estivo. Sei fortunato. Potrei unirmi a te domani per quella gita alla spiaggia. Sembra un piano. Non vedevo l'ora di divertirmi un po' al sole. Sarà un ottimo modo per sconfiggere questo caldo che si aggira ultimamente. Assolutamente. La spiaggia è il rifugio perfetto quando le temperature salgono così. Hai pensato a cosa dovremmo portare con noi per la giornata? Sì, stavo pensando di portare con me degli snack e molta acqua per mantenermi idratato. Buona idea! Non possiamo nemmeno dimenticare la protezione solare, non vogliamo bruciarci. Giusto. E magari possiamo portare un frisbee o un pallone da spiaggia per qualche partita. Sarebbe divertente. Sarà bello rilassarsi e godersi insieme la brezza dell'oceano. Lezione 20. Volare in alto. Dovevamo essere sull'aereo solo per noi e il pilota, solo un piccolo gruppo. Sembra eccitante. Avere un volo privato rende l'esperienza ancora più speciale. Sono d'accordo. Sembra esclusivo e ci permette di goderci il viaggio senza distrazioni. Inoltre, è una grande opportunità per vedere il mondo da una prospettiva diversa, non credi? Decisamente. I panorami dall'alto sono mozzafiato e indimenticabili. Posso immaginare quanto deve essere bello sorvolare i paesaggi. E ricordi, nostra madre ci ha fatto una foto accanto all'aereo prima di salire. Sì, è un ricordo che custodirò per sempre, catturando il nostro spirito avventuroso. Sono momenti come questi che rendono il viaggio così utile e memorabile. Lezione 21. Abbraccia il cambiamento. Dovresti provarci, questa è la tua occasione per fare un atto di fede. Penso che lo farò. È tempo di cogliere le opportunità che mi si presentano. Il cambiamento può essere scoraggiante, ma spesso porta a esperienze straordinarie. Esattamente.
Sono stato titubante, ma ora mi sento ispirato a spingermi oltre. Questo è lo spirito. La crescita deriva dall'uscire dalla propria zona di comfort. Sono pronto ad affrontare qualsiasi sfida mi si presenti davanti con fiducia. Hai la forza per avere successo e credo in te con tutto il cuore. Grazie. Il tuo supporto significa molto, mi dai il coraggio di cui ho bisogno. Ricorda solo che ogni passo avanti è un passo verso i tuoi sogni. Lezione 22. La scelta. Ci è stata data la scelta di cambiare il corso del nostro futuro. È una responsabilità potente, sapere che le nostre decisioni contano. L'uomo, infatti, possiede il potere di annientare se stesso con le sue scelte. È vero, dobbiamo considerare l'impatto delle nostre azioni sugli altri. Sacrificare l'intera gara per un capriccio non è qualcosa da prendere alla leggera. È fondamentale pensare alle conseguenze delle nostre decisioni. Possiamo creare un futuro migliore se scegliamo saggiamente e agiamo con intenzione. Assolutamente. Insieme possiamo fare scelte che portano a cambiamenti positivi. Si tratta di trovare un equilibrio e garantire che la voce di tutti sia ascoltata. Lezione 23. Colori delle valute. Hai visto come le banconote da $20 appaiono così diverse in Canada? Sì, i colori sono vivaci e rendono l'identificazione molto più semplice. È interessante notare come anche le banconote da $50 e persino quelle da $100 abbiano colori unici. Adoro questo dei soldi canadesi, è come un arcobaleno di valuta. È un modo intelligente per aiutare le persone, soprattutto i turisti, a riconoscere rapidamente le fatture. Inoltre, aggiunge un elemento divertente alla gestione dei contanti, non credi? Assolutamente. È come portare un'opera d'arte nel portafoglio. Mi chiedo cosa li abbia spinti a scegliere colori così vivaci per le banconote. Forse volevano riflettere la diversità e la bellezza del Canada stesso. Lezione 24. Perso nella natura. Una volta ho perso la strada mentre ero in campeggio ed è stato abbastanza spaventoso. Oh no, deve essere stata un'esperienza snervante per te. Lo è stato davvero. Mi sono ritrovato in un campo molto vasto e mi sono sentito completamente perso. Posso solo immaginare il panico che devi aver provato in quella situazione. Avevo paura che nessuno mi trovasse e quel pensiero era terrificante. È un buon promemoria di quanto sia importante rimanere consapevoli di ciò che ci circonda. Esattamente. Adesso mi assicuro sempre di avere con me una mappa e una bussola. È una mossa intelligente. È meglio essere preparati che affrontare l'incertezza. Quel giorno ho imparato la lezione e non prenderò mai più la navigazione alla leggera. Lezione 25. Approfondimenti storici. Harriet Tubman era una figura straordinaria prima della guerra civile americana. Sì, ha svolto un ruolo cruciale nell'aiutare le persone schiavizzate a trovare la libertà. A quel tempo l'economia degli stati del sud era fortemente basata sulla schiavitù. È scioccante pensare a quante persone hanno sofferto a causa di quel sistema. Il coraggio di Tubman nel rischiare la vita per portare gli altri in salvo è fonte di ispirazione. Assolutamente.
Ha mostrato una forza e una determinazione incredibili in circostanze terribili. La sua eredità continua a ispirare molti a lottare per la giustizia e l'uguaglianza oggi. È importante ricordare i suoi contributi e le difficoltà che ha dovuto affrontare. La storia ci insegna lezioni preziose sulla resilienza e sulla lotta per la libertà. Lezione 26. Amici solidali. Capisco la tua apprensione per i cambiamenti imminenti. Grazie. È un po' travolgente, ma apprezzo il tuo supporto. Non preoccuparti, faremo tutto il possibile per assisterti durante questa transizione. Questo significa molto per me. Avere amici al mio fianco fa la differenza. Insieme, possiamo affrontare qualsiasi sfida che si presenta sul nostro cammino. Mi sento più sicuro sapendo che non sono solo in questo viaggio. Faremo un passo alla volta e celebreremo ogni piccola vittoria. Sì, sono entusiasta di ciò che ci aspetta, soprattutto con il tuo incoraggiamento. Ricorda solo che va bene appoggiarsi agli altri quando le cose si fanno difficili. Lezione 27. Gusti musicali. Mi è piaciuto suonare un mix di brani classici e contemporanei durante la mia ultima esibizione. Sembra meraviglioso. La combinazione di generi diversi crea un'esperienza unica. Esattamente. Mi permette di mostrare la mia versatilità come musicista. Scommetto che il pubblico ha apprezzato la varietà, li tiene impegnati e divertiti. Lo hanno fatto davvero. È affascinante vedere come stili diversi risuonano con le persone. La musica riesce a connetterci, indipendentemente dal genere o dall'epoca. È magico come una singola melodia possa evocare così tante emozioni. Sono completamente d'accordo. Ogni canzone racconta la propria storia e tocca i cuori in modo diverso. Non vedo l'ora di esibirmi di nuovo e condividere il mio amore per la musica con gli altri. Lezione 28. Pianificazione collaborativa. Capisco la tua apprensione riguardo alla tempistica del progetto di cui abbiamo discusso. Può sembrare un po' scoraggiante, soprattutto con così tante parti mobili coinvolte. Che ne dici di rivedere insieme la sequenza temporale per renderla più gestibile? Sarebbe utile. Penso che possiamo trovare un modo per suddividerlo in passaggi più piccoli. Assolutamente. Compiti più piccoli possono rendere il progetto meno opprimente. Inoltre, possiamo assegnare ruoli specifici per garantire che tutto venga svolto in modo efficiente. Esattamente. Il lavoro di squadra farà un'enorme differenza per il nostro successo. Sono grato per la tua disponibilità a collaborare, mi tranquillizza davvero la mente. Insieme possiamo creare un piano che funzioni per tutti i soggetti coinvolti. Lezione 29. Apprezzamento. È fantastico conoscere il tuo progetto, apprezzo la tua attenzione ai dettagli. Grazie. È bello sapere che i miei sforzi vengono riconosciuti. Dimostra davvero quanto tieni alla qualità del tuo lavoro. Credo che ogni piccolo aspetto contribuisca al risultato finale, non è vero? Assolutamente. Sono le piccole cose che spesso hanno il maggiore impatto. Esattamente. Cerco sempre di dare il meglio di me in ogni compito che svolgo. E sicuramente ripaga,
il tuo impegno è fonte di ispirazione per coloro che ti circondano. Spero di motivare gli altri a impegnarsi allo stesso livello. Con la tua passione, non ho dubbi che otterrai grandi traguardi. Lezione 30. L'avventura attende. Ho pensato a cosa hai in mente per il nostro fine settimana. Che ne dici di fare un'escursione nel vicino parco nazionale? Sembra un'idea fantastica. Ci aspettano aria fresca e panorami meravigliosi. Sì, è il modo perfetto per fuggire dalla città per un po'. Adoro essere circondato dalla natura, è così rinfrescante e pacifico. Anche io. Inoltre, è un ottimo modo per fare esercizio e creare legami. Hai in mente un percorso specifico che dovremmo esplorare? Pensavo a quella che porta alla cascata, è stupendo. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di vederlo e scattare qualche foto. Lezione 31. Indicazioni. Sicuro. Per arrivarci, vai dritto e prendi la seconda a sinistra. Fatto. Quanto è lontano da qui, secondo te? Probabilmente sono circa 10 minuti in macchina, a seconda del traffico. Non è affatto male. Non vedo l'ora di verificarlo. Anche io. Adoro scoprire nuovi posti nella zona. Pensi che dovremmo portare qualcosa di speciale per il viaggio? Magari qualche snack e bevanda per il viaggio, sarebbe divertente. Ottima idea. Renderà il nostro viaggio ancora più piacevole. Assicuriamoci di pianificare in anticipo in modo da non dimenticare nulla. Lezione 32. Opzioni della libreria. Puoi prenderlo in prestito dalla biblioteca o acquistarne uno online o in una libreria. Sembra conveniente. Adoro l'idea di prendere in prestito i libri. Risparmia denaro e ti consente di esplorare generi diversi. Esattamente. Inoltre, restituirli significa che puoi sempre riceverne di nuovi. Hai in mente un libro in particolare che vorresti leggere? Sto pensando ad un romanzo che mi è stato consigliato. È emozionante. Mi piacerebbe sapere di cosa si tratta una volta che inizierai. Condividerò sicuramente i miei pensieri con te. Non vedo l'ora di tuffarmi. Non vedo l'ora della nostra prossima discussione sul libro allora. Lezione 33. Sicurezza aeroportuale. Ricordati di posizionare i tuoi dispositivi elettronici in un vassoio separato ai controlli di sicurezza. Ci penso io, mi preparo sempre per queste cose. Bene. Che ne dici di indossare scarpe facili da togliere? Decisamente. Sceglierò le mie slip-on per comodità. Mossa intelligente. Renderà l'intero processo più veloce. Esattamente. Preferirei non mantenere la linea. E non dimenticare di avere la carta d'imbarco a portata di mano. Ovviamente, lo tengo sempre in una tasca a portata di mano. Sei ben preparato, viaggiare con te sarà un gioco da ragazzi.